Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. In questo video vi faccio vedere delle modifiche che ho effettuato sulla mia D819 RS di casa HB Racing per quanto riguarda l'apparato serbatoio. Sono delle modifiche che non migliorano in alcun modo la performance, ma che vi aiuteranno per una stabilità di carburazione maggiore, la prima, e per evitare che la miscela vada a contatto con il filtro, la seconda. Quindi non ci resta che andare subito all'altro tavolo a vedere il tutorial. Andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua. Oggi modifichiamo il serbatoio, perché come vedete il serbatoio deve flottare e questo lo fa soltanto in un verso. Perché? Perché l'angolo interno vicino alla campana del motore struscia esattamente in questo punto. Non so se si riesce a vedere. Vediamo come posso inquadrarvelo. Ecco, adesso si dovrebbe riuscire a vedere. Vedete che qua picchia nel serbatoio? Quindi noi che cosa faremo? Prenderemo un pennarello e segneremo dove picchia il supporto del differenziale centrale. Inoltre ragazzi, vedete che il filtro dell'aria è molto vicino al tappo del serbatoio, quindi dovremo inventarci una paratia per evitare che gli schizzi di miscela vadano a finire nel filtro dell'aria. Quindi iniziamo. Per prima cosa segniamo il punto dove tocca il serbatoio. Smontiamo il serbatoio. Disconnettiamo. E cominciamo a fresare la piastrina. Si riesce tranquillamente a fare anche da macchina montata, ma noi per non sporcare il filtro dell'aria e tutto lo faremo da macchina smontata. Quindi, per coloro i quali si stanno domandando perché il serbatoio deve flottare, è semplicemente per evitare la formazione di bolle d'aria. Quindi più il serbatoio è mobile, quindi è lasco sui suoi ancoraggi, e meno bolle d'aria si formeranno all'interno dei tubi. Quindi ci sarà maggiore stabilità di carburazione. Ok, abbiamo smontato anche questa. A questo punto usiamo le forbici da Lexan per inciderlo dove sarà il punto che dovremo asportare, e successivamente ci aiutiamo con il Dremel. Perfetto, così dovrebbe essere perfetto. A questo punto possiamo rimontarlo. Ok, e questa prima parte della modifica l'abbiamo portata a termine. A questo punto concentriamoci sul serbatoio. Noi dobbiamo fare una paratia che comincia da qua e termina più avanti possibile qua, ma abbiamo questa piega.
Ok, a questo punto ovviamente le dovremo mettere dal lato opposto, quindi ci siamo creati il foro della giusta dimensione. Eliminiamo gli eccessi dal lato interno in questo modo. Ok, a questo punto per infilare le viti dovremo tenere il tappo aperto e far passare le viti. Ovviamente ragazzi io vi sto dando il sistema per autocostruirvi la bandella che protegge il filtro dell'aria, ma esistono in commercio bandelle già fatte ma dove si può risparmiare con praticamente un'operazione a costo zero che dura dai 10 ai 15 minuti. Non vedo perché non farlo, magari si può investire in altro materiale a livello modellistico. Una paratia è semplicemente qualcosa che blocca, in questo caso, il flusso della miscela durante i rifornimenti, quindi non è un qualcosa che influisce sulla performance, ma semplicemente sull'affidabilità. E quindi ragazzi vi consiglio con dei ritagli di carrozzeria di fabbricarvi la vostra bandella esattamente come ho fatto io. E 3. Ecco qua le nostre viti. A questo punto dovremo prendere la nostra piastra prototipo e cominciare a segnare i primi due fori. Allora ragazzi, dopo un primo tentativo sbagliato ho adesso la misura corretta per la paratia, quindi parto da un pezzo di Lexan di 102 mm circa, ok? A questo punto, dopo aver fatto questo tentativo, ho anche la procedura corretta. Quindi smontiamo questo. Allora, questo deve terminare qua e a questo punto facciamo il nostro taglio qua. Ancora più su, ancora più su, ancora più su, ora ci siamo. A questo punto facciamo prima i due fori qua, uno e due, e segniamo già anche questo. Quindi facciamo il primo, ok, l'altro foro più o meno torna, quindi lo facciamo. Pellicoliamo
finché non è piegato a caldo farete fatica, anzi dobbiamo tagliare un altro pezzetto. No, forse ce la facciamo, anche se ci va duro inizialmente non vi preoccupate, perché dovremmo poi chiaramente piegarlo a caldo e vi farò vedere come si fa. Ok, a questo punto prima di piegarlo dovremo tagliare in questo punto, perché qui c'è questo scasso che serve per ospitare i link del freno che quando si dà gas entrano qua e invadano una parte di serbatoio. Quindi vediamo di fare un po' di forza e tagliare in questo modo. Ok, e anche qua in questo modo. A questo punto stondiamo questo angolo vivo e a questo punto lo pieghiamo a caldo per fargli prendere la forma corretta che vogliamo. Quindi come lo pieghiamo a caldo? Prendete il foam per capelli e dal lato dell'aspirazione ci mettete un pezzo di nastro a coprirne almeno il 70%, in questo modo, così che verrà più caldo . Ok, brucia ragazzi, brucia, ve lo preannuncio. Ok, a questo punto diamo una bella spolverata al nostro serbatoio e lo montiamo sulla macchina per rifilare l'altezza. Vedete, adesso flotta, è perfetto, e a questo punto dobbiamo prendere la carrozzeria e tagliare dove tocca. Quindi qui vedete che già di altezza possiamo tagliare abbastanza, quindi lo facciamo a altezza del filtro circa, in questo modo. A questo punto penso davvero che siamo arrivati. E infatti ragazzi ci siamo, il nostro serbatoio è libero. Proviamo anche a mettere le clips. E ci siamo ragazzi, il serbatoio è libero e il filtro dell'aria è protetto dalla nostra paratia. Per rendere tutto più bello ci mettiamo un fantastico adesivo . Ed ecco pronta la nostra paratia.
autocostruita a costo zero. Bene ragazzi, anche questa settimana siamo arrivati in fondo al nostro video. Non mi resta che chiedervi di mettere un like sotto al video, anzi tanti like sotto a questo video, e ovviamente se avete domande potete scrivere nei commenti e condividete il video con tutti i vostri amici possessori di automodelli HB Racing. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!